Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di luglio e abbiamo la carta del matto. Quindi si può parlare di una nuova conoscenza, di una nuova relazione o di una nuova fase all'interno della relazione. Diciamo che può anche rappresentare un viaggio, uno spostamento, un qualche tipo di avvenimento che potreste vivere insieme a qualcuno. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e poi c'è anche il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 8 di coppe, scusate, con un asso di coppe e un 8 di pentacoli. Abbiamo un re di spade, la morte, otto di spade, fante di spade, e abbiamo un cavaliere di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse, nel caso ci sia qualcuno, oppure potrebbe essere lo sviluppo dell'energia della persona che potrebbe apparire nella vostra lettura. E dopo cercherò di confrontare le due energie. Allora, andiamo a vedere l'asso di coppe, cioè non è che lo confronterò dopo le due energie, nel frattempo cercherò di confrontare le due energie. Allora, eremita, 7 di bastoni e re di coppe per spiegare l'asso di coppe. C'è un nuovo inizio, c'è questa apertura del cuore con questo asso di coppe, questa nuova conoscenza potrebbe anche essere considerato il re di coppe. Eremita e re di coppe. Può essere che qualcuno arrivi da un periodo di lunga solitudine o di forte introspezione con questo eremita. E ho anche la sensazione con questo 7 di bastoni che qualcuno di voi stia tentando di tenere lontano questo re di coppe o abbia tentato di tenere lontano questo re di coppe. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Sole e cavaliere di spade. Allora, con l'otto di pentacoli devo dire che la persona potreste conoscerla o averla già conosciuta per qualcuno nell'ambiente lavorativo o in un ambiente che frequentate molto spesso. Ho la sensazione che in questo periodo di luglio le cose possano intensificarsi a livello di frequentazione,
a livello di chiacchiera, però è anche vero che manca una certa determinazione nel definire la relazione, secondo me, perché anche qui abbiamo un sole al contrario ed è come se non ci fosse tutta questa chiarezza mentale su quali potrebbero essere le regole di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere il re di spade. Quelle due lì cadranno prima o poi. Non sono cadute, ma le prendiamo. 5 di spade e 5 di pentacoli. Datemi altre due carte, grazie. È come se ci fosse poca chiarezza mentale appunto su questi accordi. Io rivedo il re di spade, questa giustizia al contrario, e io sento come se o qualcuno di voi non vuole effettivamente prendere accordi ed è per quello che state tenendo lontana questa energia. Può essere che non vediate chiare le intenzioni della persona, può essere che qualcuno di voi stia uscendo da questo 5 di pentacoli, da questo momento di riflessione, di introspezione. Ho come l'idea che siate focalizzati probabilmente sul lavoro, che siate focalizzati su altro in questo momento ed è per quello che mantenete un po' fuori queste energie. Ciò non toglie che c'è un asso di coppe, che quindi c'è comunque una conoscenza, un qualche cosa che ha un potenziale di poter sbocciare, ma è come se foste impegnati in altro. Andiamo a vedere la morte perché è quello che dovete trasformare. Abbiamo la regina di spade e un 10 di bastoni. Anche qui parliamo di regole, parliamo di responsabilità, di cose che si ha bisogno di lasciare indietro. Mi dicono il sentirsi indispensabile, magari per qualcuno risuona. È come se probabilmente qualcuno di voi si sente necessario da qualche parte ed è probabilmente nel mondo del lavoro o c'è qualche cosa che vi tiene impegnati nella quotidianità dove voi pensate di essere necessari, pensate di dover sistemare le cose voi, di dover intervenire sempre voi e ci sono come questi conflitti. Beh, vi dirò che per qualcuno potrebbero essere anche delle questioni legali o burocratiche che vi tengono impegnati da un'altra parte, piuttosto che nelle relazioni romantiche, nonostante qualcuno secondo me di voi ha già una figura presente nella propria vita. Andiamo a vedere l'otto di spade. Se non avete proprio nessuno, ragazzi, qui c'è un gruppo di carte che mi dice che potrebbe arrivare comunque un nuovo tipo di conoscenza, punterete gli occhi su qualcuno già a inizio luglio e poi abbiamo anche un cavaliere di pentacoli alla fine della lettura, quindi non escludo che anche verso metà luglio potrebbe arrivare qualcun altro. Adesso andiamo a vedere. Allora, l'otto di spade spiegato. Wow, da un cavaliere di coppe, da un 4 di bastoni e dall'appeso. Io credo che qui questo appeso arrivi un po' in soccorso di questo 8 di spade. L'otto di spade, come sapete, è una carta che vede tutto nero, ha gli occhi bendati, ha le mani legate, si sente impotente, come se non vedesse via d'uscita. Poi però arriva questo appeso e vi invita a guardare le cose da un'altra prospettiva. Vi dico che qui o sarete voi o potrebbe arrivare una proposta da questo cavaliere di coppe. Cavaliere di coppe potrebbe essere la proposta in sé e la persona potrebbe essere il re di coppe per qualcuno, di trovare un punto comune, di trovare un... È come se fosse una ricerca della stabilità.
Perché anche qui effettivamente abbiamo un re di pentacoli e qui un 8 di pentacoli. Sono due carte che ci parlano di regole, di stabilità, di continuità. E secondo me è un po' quello il mood. Io credo che qualcuno qui potrebbe farvi una proposta di alleanza piuttosto che di incontro, di viversi qualcosa insieme. Se vedo il 4 di bastoni e il matto, potrebbe essere come un fine settimana, una vacanza. È un po' come il viviamoci questo pezzo di vita insieme. Andiamo a vedere il fante di spade. Amanti. E 4 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il cavaliere di pentacoli. 5 di coppe e regina di pentacoli. Mm. Allora, guardando queste carte, ho la sensazione che dopo questa offerta, questo passo avanti, questa visione in prospettiva di questa situazione, di questa conoscenza, di questa relazione, comunque ci sia non voglio dire una resa, perché non è proprio un arrendersi, è più un lasciarsi fluire. Devo dire che con questo 4 di pentacoli non me lo sarei mai aspettato, ma qualcuno di voi è attaccato a questa persona, anche se sembra, in questo momento sembrate avere altro da fare. Vi dico, con il cavaliere di pentacoli alla fine qui la sensazione è che dobbiate andare con calma. Con i 5 di coppe è vero, 3 coppe sono state rovesciate, ma 2 sono ancora in piedi. C'è ancora la possibilità di creare, di costruire, di materializzare, di approfondire, mi verrebbe da dire. Fatemi sapere come vi risuona. Segni zodiacali, Scorpione, Vergine, Acquario, e questi sono quelli più potenti come segni zodiacali, ok? Poi ce ne sarebbero altri, ma non voglio dirne neanche troppi. Va bene, andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Non importa il tipo di legame che avete. Partiamo con un re di spade, un 6 di spade, re di bastoni, il diavolo, abbiamo la stella, sette di pentacoli, cavaliere di spade. Allora, partiamo da questo re di spade. Abbiamo un imperatore. E un carro. Lo sento come un progetto, un piano d'azione, un bisogno di definire qualcosa. Andiamo a vedere 6 di spade.
che io ho la sensazione che la persona si stia allontanando tra il carro e il 6 di spade da una certa posizione. Regina di coppe. Giustamente, se qui la persona la state respingendo, è facile che la persona si allontani. Mm. E Cavaliere di Pentacoli che voi avete qua. Il 6 di spade è una carta che parla di credenze limitanti e anche di allontanarsi da situazioni un po' scomode. Allora, o questa persona si sta allontanando da una situazione lavorativa e ci potrebbe stare, magari se vi conoscete sul lavoro, vi siete conosciuti o potreste conoscervi sul lavoro, può essere che questa persona sia in fase di cambio, in fase di trasferimento, oppure è un momento dove la persona potrebbe allontanarsi da voi proprio perché si sente respinta. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni e papa. Qui voi avete la giustizia e la persona ha il papa. Credo che non ci sia neanche tanto la voglia di ufficializzare da parte di questa persona, sì di trovare un punto medio, di trovare una soluzione a quelle che potrebbero essere le grane qui, più che... Sì, ho come l'idea che si voglia allontanare dai vostri problemi, dalle vostre storie, dalle vostre grane, dai vostri modi di pensare, modi di vittimizzarsi, mi verrebbe da dire, vedendo questo 8 di spade, perché con questo 9 di bastoni, non lo so, ho come l'idea che tenga lontano il compromesso. Andiamo a vedere il diavolo, perché c'è qualche cosa di 8 di pentacoli. C'è qualche cosa di tossico qui, qualche cosa che lega, potrebbe essere un vizio qui, ragazzi. Un vizio materiale, un vizio quotidiano, potrebbe esserci qualche cosa che vincola, che schiavizza, magari, non lo so, vi faccio un esempio, non si può andare in viaggio perché questa persona degli animali deve essere a casa tutti i giorni, quindi l'unico viaggio che si può fare è andando via al mattino e tornando la sera. Ipotesi. C'è qualcosa comunque che con questo diavolo blocca parecchio. Non vi nego che potrebbe anche essere rabbia repressa, eh. Andiamo a vedere la stella, che guardate cosa si... No, non lo vedete. Si è girata giusto così. Mi sono rimasta in mano questa, è scivolato il mazzo, vedete che queste qua erano qua in mezzo e c'era la stella di nuovo. Secondo me questa persona vi desidera e desidera qualche cosa con voi. Amanti, 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 tutti e due avete gli amanti, ragazzi. Io credo, e matto, io credo che questa persona voglia proprio qualche cosa con voi. Ora, questo gruppo di carte mi potrebbe anche far pensare che questa persona è sposata. E fatemi vedere una cosa. Sì, potrebbe essere sposata, potrebbe essere in via di separazione per qualcuno. Può essere che questa persona, potreste anche essere voi, in via di separazione effettivamente con questa giustizia. E quindi magari aver bisogno di trovare la vostra zona sicura. Però io qui la sensazione che ho è che ci sia qualche tema con un matrimonio, o di qua o di là, o nella vostra energia o nell'energia dell'altra persona, c'è qualcosa inerente a qualche voto nuziale che è stato fatto, qualche promessa,
Potrebbe anche essere qualche questione burocratica, magari c'è una casa da vendere o cose di questo genere. Però io ho anche la sensazione che questa persona vorrebbe iniziare un'avventura, perlomeno una storia, un flirt, una relazione, una conoscenza, un viaggio insieme a voi. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli. Nove di Pentacoli e Cavaliere di Bastoni. Andiamo a vedere anche il Cavaliere di Spade. Fante di coppe, 2 di coppe. E che ragazzi, zitti zitti, con questo Cavaliere di Pentacoli qua e uno qui, piano piano, secondo me le cose diventeranno ben reciproche, salde. 2 volte gli amanti, 2 di coppe, avete un 4 di bastoni. Fatemi vedere che altro. La stella, dov'è che era? Qua? Papa, giustizia, sì, insomma, ne avete abbastanza di carte per poter dire che potrebbe essere una storia karmica, nel senso che siete già due anime che si sono conosciute in vite passate, ecco, questo è il senso di karma. In realtà non sento che abbiate qualcosa da riequilibrare insieme, ma più che tutto qualche cosa da creare insieme. Mm? Quindi ragazzi è un po' come se fosse un nuovo capitolo della storia, sia che vi siate conosciuti in passato in questa vita o in un'altra vita, è come se adesso aveste la possibilità di sbocciare con questa persona. Cioè, nella seconda settimana di luglio avete 2 volte gli amanti, la stella, il matto, il 2 di coppe, il 4 di bastoni. Quindi voglio dire, è facile che se non è ancora iniziato niente, qualche cosa inizi, che ci sia come uno scambio armonioso, un amore corrisposto, un qualche cosa in equilibrio e in armonia. Sempre tutto molto lento, devo dire, perché ehm, Cavaliere di Pentacoli, qua avete un 7 di Pentacoli, Cavaliere di Pentacoli, quindi è vero che avete anche i 2 Cavalieri di Spade, però forse diciamo da metà luglio in poi si accelereranno un po' le cose, adesso le sento un po' lentine sinceramente. Però l'importante è avanzare e qui questa persona sento che potrebbe ritrarsi all'inizio di luglio proprio perché è come se l'aveste respinta con questo 7 di bastoni. Fatemi sapere se vi risuona, ragazzi. Andiamo con un oracolo induista, ok? Dovere. Adempite al vostro dovere, recitate il vostro ruolo al meglio che potete. Questo è il solo modo con cui potete realizzare voi stessi. Fate sempre del vostro meglio. Questo è una del... C'è un libro, si chiama La legge di 4 accordi, e uno di questi 4 accordi dice fate sempre del vostro meglio. E l'immagine è questa. Dopodiché abbiamo espansione. L'espansione è la chiave della felicità, l'amore è l'infallibile chiave dell'espansione. E difatti qui andiamo verso qualche cosa che ha un buon potenziale di espansione, di crescita. Cari amici dell'Aquario, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. In entrambe le parti tratto le credenze limitanti principalmente, però nella sezione degli abbonati la formazione è ben più ampia perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di come trascendere l'ego, di traumi, di chakra, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine cronologico e tenete presente che una è sdoppiata, 3A e 3B.
e vanno viste di pari passo queste due. Bene, detto questo, non mi resta che augurarvi un felice periodo, un felice luglio. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!